In questo nuovo video voglio spiegarvi come poter realizzare questo punto con i ferri. Questo è un punto canestro un po' modificato, un po' più grande rispetto al solito. Questo punto canestro è un multiplo di 20 e si lavora dal primo al 19° ferro. È un punto molto bello, è molto versatile, lo potete utilizzare per diversi progetti e la cosa che più mi è piaciuta è che si può utilizzare sia da un lato che dall'altro. Da un lato avremo tre canaletti, mentre dal lato inverso ne avremo soltanto due, quindi possiamo scegliere come utilizzarlo. Adesso andiamo a vedere come si realizza. Quindi mettiamo sul ferro un multiplo di maglie pari a 20 e vediamo come procedere. Adesso mettiamo le maglie sul ferro, quante ce ne servono per il nostro lavoro. Quindi lavoro un cappietto che vado a stringere sul ferro. Come sempre vi spiego, il filo va avvolto tra il pollice e l'indice in questo modo, formiamo un anello, inseriamo il ferro all'interno, passiamo il filo da sotto al ferro a sopra, facciamo scendere il nostro anello, tiriamo il filo. Quindi ripeto, il filo tra il pollice e l'indice, formiamo una sorta di anello, passiamo il ferro attraverso, il filo sopra, facciamo scendere il nostro anello, tiriamo il filo ed abbiamo messo le maglie. Messe le maglie sul ferro, andiamo a lavorare il primo giro, cioè il primo ferro. Dobbiamo lavorare 10 maglie alte al rovescio, 2 maglie rovesce, 2 dritte, 2 rovesce, 2 dritte, 2 rovesci. Quindi lavoriamo le prime 10 maglie al rovescio, quindi inserisco il ferro da dietro la maglia in questo modo, passo il filo ed estraggo. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9 e 10. Abbiamo lavorato le prime 10 maglie al rovescio. Adesso dobbiamo lavorare 2 maglie al rovescio, quindi una e due. Poi dobbiamo lavorare 2 maglie a dritto, quindi passo il filo sotto al ferro e lavoro 2 maglie dritto, 1 e 2. Nuovamente 2 rovesci, 1 e 2, 2 dritti, 1 e 2, 2 rovesci, 1 e 2, e andiamo a controllare se abbiamo lavorato le prime 20 maglie, cioè il multiplo del punto. Quindi abbiamo lavorato 2, 4, 6, 8, 10 maglie al rovescio, poi ho lavorato 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti e 2 rovesci, e sono successivamente altre 10 maglie, quindi abbiamo lavorato il nostro multiplo che è di 20 e proseguiamo così per tutto il ferro. Quindi nuovamente ripetiamo 10 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho lavorato 10
rovescio, adesso lavoro 2 rovescio, 1, 2, 2 dritti, 2 rovesci, 1, 2, 2 dritti, 1, 2 e 2 rovesci, e abbiamo lavorato le successive 10 maglie del nostro punto e continuiamo in questo modo per tutte le altre maglie sul ferro. Terminato il ferro dobbiamo lavorare il secondo ferro. Il secondo ferro e tutti i ferri pari dovranno essere lavorate le maglie così come si presentano. Quindi qui mi trovo delle maglie dritte e lavorerò 10 maglie dritte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi mi trovo altre 2 maglie dritte e le lavoro, cioè lavoriamo le maglie come le troviamo. Adesso qui abbiamo 2 rovesci, 1 e 2, poi continuo con 2 dritti, così sino a terminare il ferro. Quindi i ferri pari li lavoriamo così come si presentano le maglie sul ferro. Adesso dobbiamo lavorare il terzo ferro. Abbiamo 10 maglie a dritto, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci. Quindi le prime 10 maglie le lavoreremo a dritto. Quindi prendiamo la maglia in questo modo, passiamo il filo e lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abbiamo lavorato le prime 10 maglie a dritto. Adesso dobbiamo lavorare 2 rovesci, quindi passiamo il filo sopra al ferro e prendiamo la maglia da sotto verso l'alto, quindi 1 e 2. Poi dobbiamo lavorare i 2 dritti, 1 e 2. Poi dobbiamo lavorare i 2 rovesci, 1 e 2. Nuovamente 2 dritti, 1 e 2, e dobbiamo lavorare gli ultimi 2 rovesci, 1 e 2, ed abbiamo lavorato le prime 20 maglie. Adesso proseguiamo nuovamente con i 10 dritti, quindi passo il filo sotto al ferro e lavoro i 10 dritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso dobbiamo lavorare le successive 10 maglie del nostro multiplo, quindi le lavoriamo 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, e continuiamo con le restanti maglie sempre lavorando 10 dritti e 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci sino a raggiungere il resto delle 10 maglie. Terminate le maglie sul ferro, adesso devo lavorare il quarto ferro, quindi lavoro le maglie così come mi si presentano.
Quindi ho i rovesci e lavoro i rovesci, dove abbiamo il dritto lavoro il dritto. Adesso dobbiamo lavorare il quinto ferro, quindi abbiamo 10 maglie al rovescio e poi nuovamente continuando le 2 maglie rovesce, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci. Quindi andiamo a lavorare le prime 10 maglie al rovescio. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le successive 10 maglie le dobbiamo lavorare come abbiamo fatto in precedenza, quindi 2 rovesci, 1, 2, i 2 dritti, 3 e 4, 2 rovesci, 5 e 6, 2 dritti, 7, 8, i 2 rovesci, 9 e 10, e abbiamo lavorato le nostre 20 maglie e proseguiamo così per le restanti. Adesso dobbiamo lavorare il sesto ferro e lavoriamo le maglie così come si presentano, quindi adesso successivamente non vi ripeterò, scusatemi, che i ferri pari dovete lavorare le maglie così come si presentano, ma sarà di conseguenza, quindi vi farò vedere solo i ferri dispari, i ferri del punto. Adesso dobbiamo lavorare il settimo ferro. Le prime 10 maglie sono a dritto e poi abbiamo i 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci. Quindi le nostre prime 10 maglie le dobbiamo lavorare a dritto. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ed ho lavorato le prime 10 maglie. Adesso lavoriamo le successive, quindi 2 rovesci, 1, 2, 2 dritti, 3 e 4, 2 rovesci, 5, 6, 2 dritti, 7, 8, 2 rovesci, 9 e 10. Le successive maglie sono 10 dritti e ripetiamo questo sino a terminare le nostre maglie. Mi raccomando, l'ottavo ferro, le maglie come si presentano. Adesso dobbiamo lavorare il nono ferro, quindi abbiamo 10 maglie al rovescio e poi le successive 10 alternandole, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e 2 dritti. Quindi le prime 10 maglie le lavoriamo al rovescio. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poi abbiamo 2 rovesci, 1 e 2, 2 dritti, 3 e 4, 2 rovesci, 5, 6, 2 dritti, 7, 8, 2 rovesci, 9 e 10, e riprendiamo le successive 10 maglie al rovescio e continuiamo. Adesso dobbiamo lavorare l'11° ferro. Come notate è cambiata la sequenza.
Iniziamo con 2 maglie al rovescio, 2 maglie al dritto, 2 maglie al rovescio, 2 maglie al dritto e 2 maglie al rovescio e abbiamo le prime 10 maglie. Le successive 10 maglie le dobbiamo lavorare al rovescio. Quindi iniziamo 2 maglie al rovescio, quindi una e 2 maglie al dritto, 3 e 4, 2 maglie al rovescio, 5 e 6, 2 maglie al dritto, 7, 8, 2 maglie al rovescio, 9 e 10. Abbiamo lavorato le prime 10 maglie, adesso le successive 10 maglie saranno al rovescio, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ed abbiamo terminato le prime 20 maglie. Adesso ripetiamo 2 maglie al rovescio, una e 2, 2 maglie al dritto, 3 e 4, 2 maglie al rovescio, 5 e 6, 2 maglie a dritto, 7 e 8, 2 maglie al rovescio, 9 e 10. Le successive 10 maglie tutte al rovescio, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ripetiamo ad intervallare le maglie. Il ferro pari sempre le maglie come si presentano sul ferro. Adesso dobbiamo lavorare il 13° ferro. Abbiamo 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e le successive 10 maglie tutte a dritto. Quindi lavoriamo le prime 2 al rovescio, una e 2, poi abbiamo i 2 dritti, 3 e 4, i 2 rovesci, 5 e 6, i 2 dritti, 7, 8, i 2 rovesci, 9, 10. Le successive 10 maglie le avremo a dritto, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continuiamo con i 2 rovesci, i 2 dritti e così via. Adesso lavoriamo il 15° ferro. Le prime 10 maglie sempre 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti e 2 rovesci, le successive 10 maglie 10 rovesci. Quindi iniziamo. Allora, le prime 2 maglie 2 rovesci, quindi 1 e 2. Le seconde maglie 2 dritti, 3 e 4, poi 2 rovesci, 5 e 6, 2 dritti, 7, 8, 2 rovesci, 9 e 10. Le successive 10 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e ripetiamo la sequenza dei 2 rovesci, dei 2 dritti e così via. E il giro di ritorno, le maglie come si presentano. Il 17° giro, le prime 10 maglie nuovamente con la sequenza di 2 maglie a dritto e 2 maglie al rovescio, le 10 maglie successive 10 maglie a dritto. Quindi lavoriamo le prime 10 alternandole con i 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e stiamo a 6, i 2 dritti e i 2 rovesci e abbiamo lavorato le prime 10 maglie. Le successive 10 maglie questa volta saranno a dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ripetiamo la sequenza delle maglie alternandole. Sarò ripetitiva, ma vi ricordo che il giro di ritorno è sempre le maglie come si presentano. Il 19° ferro inizia sempre con le prime 10 maglie alternate da dritti e da rovesci, le seconde 10 maglie abbiamo il rovescio. Quindi lavoriamo la sequenza delle maglie alternate, 2 rovesci, 1, 2, 2 dritti, 3, 4, 2 rovesci, 5, 6, 2 dritti, 7, 8, 2 rovesci, 9, 10. Le seconde 10 maglie tutte al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ripetiamo la sequenza delle maglie con i 2 dritti e i 2 rovesci e così via sino a terminare le nostre maglie. Adesso dobbiamo lavorare il 21° ferro, quindi ritorno alla sequenza del primo ferro, ovvero 10 maglie al rovescio e poi le successive 10 maglie alternandole tra rovescio e dritto. Vi faccio vedere questo ferro, quindi abbiamo detto 10 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le successive 10 maglie alternandole con 2 rovesci, 2 dritti e siamo a 4, 2 rovesci, siamo a 6 maglie, 2 dritti, siamo a 8, 2 rovesci e abbiamo lavorato le successive 10 maglie del nostro multiplo di 20. Adesso le successive 10 maglie le lavoriamo al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le successive maglie le lavoriamo alternandole. Quindi questa è la sequenza dei ferri che dobbiamo lavorare dal primo
Al 19° per il 21° ferro lavoriamo il primo ferro. I ferri pari sono tutti così come si presentano le maglie e proseguiamo fino a raggiungere l'altezza che ci serve. Ecco come si presenta il punto. In effetti non è altro che un'alternanza di maglie dritte e rovesce che ci formano un po' una scacchiera. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo punto.